Benvenuti nella mia cucina, io sono Tiziana, ma puoi chiamarmi Tilly. Oggi prepariamo insieme delle deliziose zucchine tonde ripiene e poi cotte al forno. Cominciamo allora, intanto che bollo 4 patatine piccole o 2 medie, iniziamo a preparare le nostre zucchine tonde, le svuotiamo. Prima di tutto togliamo via il sopra della calotta, non tanto, di quantità, una. Stavo pensando, visto che siamo in tre, ne faccio una testa, perché poi faccio un po' di verdura d'accompagnamento e questa la uso come interno, che la vedo un po' più bruttina delle altre, quindi la uso come riempitivo delle zucchine. Quindi tagliamo a listarelline, ma giusto per aiutarci, anche non perfette, giusto per aiutarci in cottura, le mettiamo in un tegame, così che è più colorato l'interno. E sulla quarta non ci picchiamo perché noi siamo in tre. Ok, mettiamo nel tegamino, poi svuotiamo le altre tre con un cucchiaio, un cucchiaio da gelato, di solito mi trovo abbastanza bene. Cerco di lasciargli intorno circa 1 centimetro dalla buccia, vedete, io faccio una bella svuotata, ma lasciamogli comunque un po' di interno per fargli mantenere la forma meglio. Questo cucchiaino qua da roteare mi piace un sacco. Bene così, 2 e 3. Allora mettiamo un attimo qui di fianco, ci mettiamo del sale dentro alla zucchina e la mettiamo un po' a testa in giù in modo che perda l'acqua, così l'abbiamo già salata e in più gli facciamo perdere un po' dell'acqua in eccesso. Con queste che abbiamo tagliato le mettiamo sempre nel tegame insieme all'altra, sempre tagliandola grossolanamente, così. Ecco fatto. Con le zucchine mi sono preparata anche un paio di cipollotti piccoli, anche questi danno un bel colore, quindi mettiamo sempre in padella insieme, invece che l'aglio ci mettiamo i cipollotti stavolta. Ora accendiamo il fuoco, saliamo la verdura, ci mettiamo anche un bel giro d'olio extravergine d'oliva, facciamola arrivare in fondo e adesso facciamo rosolare un pochino la verdura. Intanto che il forno preriscalda mettiamo un po' d'olio su una teglia con carta forno e prendiamo le nostre zucchine e le mettiamo a cuocere. Io le metto a testa in giù, non tanto, soltanto un po', le precuociamo un pochino, e anche le sue callottine. Non le metto nella cottura finale le callottine, se no cuocerebbero troppo, mentre invece così noi ce le abbiamo già belle che cotte ma non bruciate. Andiamo in forno 15 minuti a 200 gradi. Ora prendiamo un attimo sul ripieno, noi vogliamo che si ammorbidisca bene bene, quindi lo copriamo e lo facciamo cuocere 10 minuti coperto. Intanto che il ripieno finisce di rosolare bene, cominciamo a preparare il resto. Mettiamo le nostre patate schiacciate in una ciotola, che sono ultra piccole quindi ci va pochissimo a schiacciarle, e l'ultimo e 4. Regoliamo le patate con un po' di sale, qualche fogliolina di scusatemi, di maggiorana, oggi maggiorana. Ci mettiamo dentro del bel parmigiano e anche una robbiolina intera. Adesso cominciamo a mescolare selvaggiamente. Vediamo un attimo se il composto ha tirato i liquidi, facciamo tirare un altro po' e poi dopo andiamo avanti con la composizione del ripieno finché non sono pronte le zucchine da riempire. Spegniamo prima che si cuociano troppo le verdure e le trasferiamo qui insieme ai formaggi e alle patate. Sono già belle stufate, vedete? Ecco, senza liquido.
Mescoliamo bene, che tanto mescolando adesso anche queste si spappolano perché sono belle cotte. Infatti, perfetto. E inseriamo nelle zucchine il nostro ripieno cremoso. Vediamo se sono pronti. Allora, le zucchine sono prontissime. Usiamo questa e tiriamo sulle calottine, non vogliamo che si brucino troppo ma che mantengano questo bel colore verde brillante, e le mettiamo qui da parte. Ora giriamo le zucchine che sono ancora sode, vedete, dopo 15 minuti non si sono afflosciate ma sono ancora belle sode, e le riempiamo con il composto che abbiamo preparato di formaggi, zucchine e robiola. Mettete dentro e riempite bene. Quello che avanza, perché ne avanzerà sicuramente, si possono fare dei crostini. Scaldate del pane sui due lati, anche in un tostapane, e fate dei crostini. Attenzione che brucia, io ho le mani quasi d'amianto e reggo abbastanza bene, però effettivamente brucicchia un po'. Adesso che sono già belle farcite, mettiamo sopra un po' di pan grattato, che servirà per fargli la crosticina. Un giro d'olio molto fine, con questo mi regolo meglio, perché ne scende meno. Ecco. Adesso le prendiamo, le inforniamo 30 minutini e tra 30 minuti veniamo a controllare, un po' più basso, sul penultimo. Ecco qua. Piattiamo le nostre zucchine, adesso che sono cotte sono un po' più delicatine di prima. Una, dos, e tres, e voilà. Gli mettiamo sopra il loro cappellino. Uno, dos e tre. Poi di fianco ci si può mettere una qualche foglia di insalata, anche una salsa. Io le servo con un'insalata con un dressing alla senape. Niente di che, un'insalatina fresca fresca di contorno, visto che questo è bello caldo. Facciamo una panoramica. Eccoci. Buon appetito!